Solo pochi ingredienti per un piatto che è tanto semplice quanto è ricco di gusto, dove le zucchine dorate incontrano la cremosità del formaggio in un abbraccio indimenticabile. Stiamo parlando degli spaghetti alla Nerano. Per la Nerano avremo bisogno di spaghetti, zucchine ed il formaggio, che può essere provolone del Monaco, parmigiano, caciocavallo o una combinazione. L'importante è selezionare dei formaggi che fondano bene e che diano al piatto una nota di carattere senza sopraffare la delicatezza delle zucchine. Avremo poi del burro per facilitare la mantecatura, molto importante per questo piatto, e del fresco basilico. Volendo possiamo elevare il sapore delle zucchine aggiungendo dei fiori di zucca freschi. Iniziamo affettando le zucchine, circa 2 mm così. Ora le friggiamo con olio di semi o d'arachidi, frittura leggera per mantenere intatto il sapore fresco della zucchina. Quindi temperatura bassa, 150-160, fintanto che le zucchine saranno leggermente bionde, come Flavia. E mentre osserviamo Flavia nel suo lavoro di frittura, scopriamo la storia degli spaghetti alla Nerano. Nella piccola località di Nerano, un piccolo borgo di pescatori della costiera amalfitana, nasce questo piatto unico, elaborato per la prima volta nel primo dopoguerra per soddisfare il principe di Sirignano, Francesco Caravita, grande amante del mare, il quale approda in costiera ed affamato si reca al ristorante Maria Grazia e pare che la dispensa della locanda in quell'occasione fosse alquanto scarna. Quindi, con un'abile quanto geniale improvvisata, si unirono quei pochi ingredienti disponibili per creare un piatto che andò ben oltre le aspettative. Le zucchine sono pronte, passiamo agli altri ingredienti. Grattugiamo il parmigiano e passiamolo al setaccio. Grattugiamo il provolone. Infine tagliamo a julienne i fiori di zucca e il basilico. Mentre la pasta cuoce, in una ciotola prepariamo la nostra salsa, da realizzare a bagnomaria, sopra la pentola con la pasta. Iniziamo sciogliendo il burro in un mestolo d'acqua di cottura. Abbiamo la nostra emulsione, dentro va il parmigiano. Quello che abbiamo ora è esattamente una crema alfredo, come nelle fettuccine alfredo. Ora aggiungiamo il provolone e da qui in poi la tecnica ed il controllo della temperatura sono ancora più critici. Un errore adesso e non otterremo la crema desiderata, ma bensì un mappazzone filante che si attacca ovunque. Quindi estrema attenzione, solleviamo la ciotola quando la temperatura va oltre i 60 gradi e mai smettere di frustare la salsa. Mai, mai. Se avete seguito i nostri passi alla lettera, allora vi troverete qualcosa di simile a questo. Guardate, formaggi perfettamente sciolti, niente fili, ma una crema vellutata che copre il dorso del cucchiaio. Caso incontriate ostacoli nell'elaborazione di questa crema, che presenta le sue sfide, considerate di optare per gli spaghetti alla Nerano applicando la tecnica della risottatura in padella, come illustrato precedentemente in un altro dei nostri video. La parte più complessa è ora terminata. Incorporiamo gli altri ingredienti, aggiungiamo il pepe, quindi uniamo le zucchine fritte, i fiori di zucca ed il basilico. La facciamo rapprendere leggermente,
dovrà essere alla consistenza giusta per quando la pasta sarà cotta. Qui ci siamo. La pasta è pronta in perfetta sincronia. E mantechiamo rapidamente. Non è semplicemente meravigliosa. Guardate che crema. Una caratteristica fondamentale degli spaghetti alla Nerano. Non ci resta che impiattare. Guardate che perfezione, cremosissimi, un profumo delicato. E non dimenticate di mettere un mi piace per Flavia e di iscrivervi a Piatto, il canale che vi farà sempre venire fame e vi insegna come saziarla nel migliore dei modi. Close your eyes.